Ok, partiamo subito con questo color carta da zucchero e l'uncinetto 2,5. Io uso il cotone Iggy di Tessiland, vi lascio anche il link in descrizione. Allora, partiamo con 3 catenelle e entro nella prima fatta e faccio una maglia bassissima. In questo modo vado a creare una specie di anellino. 3 catenelle mi sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, entro nell'anellino che ho creato, mi porto dietro il codino di avviamento, aspetta, rifaccio che mi si è girato il lavoro, carico il filo, entro nell'anellino, mi porto dietro il codino di avviamento, prendo il filo e faccio una maglia alta. Di nuovo carico il filo, entro nell'anello, mi porto dietro il codino di avviamento, carico il filo, maglia alta e siamo a 3. Devo averne in totale 12, quindi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ormai il codino direi che è fermo, possiamo non portarcelo più dietro. 11 e 12. Entro nella seconda catenella che ho fatto per alzare il lavoro, tiro fuori e faccio una maglia bassissima e ho avviato il lavoro. Ho tagliato il filo e ho fatto il cappietto un altro colore e adesso utilizzerò questo color celeste. Praticamente entro un po' lontana dal cappietto finale così poi lo lavoriamo bene. Entro in una qualsiasi maglia, prendo il mio cappio, lo stringo e lo faccio passare in questo modo. A questo punto 3 catenelle, mi sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo e nella stessa maglia faccio un'altra maglia alta. Quindi vado sostanzialmente a fare un aumento. Dovrò sostanzialmente andare a fare 2 maglie alte in ciascuna delle maglie che mi trovo sotto, quindi da 12 dovremo passare a 24 maglie di base. Carico, entro, una maglia alta, carico il filo nella stessa maglia, un'altra maglia alta e così per tutto il giro. Ci portiamo dietro il filo di avvio per qualche maglia, tipo adesso possiamo anche smettere di lavorarlo, continuiamo fino al filo di chiusura del giro precedente e lavoreremo, ci porteremo dietro anche quello in modo che poi alla fine dovremo solo tagliare le codine e non dovremo fermare il lavoro perché lo avremo già fermato durante la lavorazione. In questo modo, vedete, ve lo portate dietro, così, e lo inglobate direttamente nella lavorazione. Per qualche punto, per qualche giro. Solitamente 3 maglie sono sufficienti per fermarle, anche perché questa è una modalità di fermare il lavoro che è molto più solida rispetto a far passare il filo col lago in mezzo alle maglie, oltre a essere molto più comoda perché poi appunto basta tagliare le codine e il gioco è fatto.
Ok, siamo arrivati alla fine del giro, faccio le ultime 2 maglie alte. E a questo punto entro nella terza catenella che ho fatto per alzare il lavoro e faccio la mia maglia bassa. A questo punto taglio il filo e cambiamo colore. Entro lontana dalla chiusura del giro precedente dentro a una maglia, aggancio il cappio e lo faccio passare. A questo punto facciamo 2 catenelle che mi sostituiscono una mezza maglia alta. Carico il filo, nello stesso punto faccio un'altra mezza maglia alta, quindi carico, entro come per fare una maglia alta normale, ma quando carico il filo faccio passare tutte e 3 le asole insieme. Dopodiché una catenella, carico il filo, salto una maglia di base, in quella successiva entro e di nuovo 2 mezze maglie alte nello stesso punto, in questo modo. A questo punto una mezza maglia alta nella maglia successiva e di nuovo 2 mezze maglie alte nello stesso punto successivo, quindi 1 e 2. A questo punto una mezza maglia alta nella maglia successiva, di nuovo 2 mezze maglie alte nella maglia successiva, 1 e 2, una catenella, carico il filo, salto una maglia di base, 2 mezze maglie alte nella maglia successiva, nella stessa maglia quindi. Una mezza maglia alta nella maglia successiva, 2 mezze maglie alte nella stessa maglia successiva, una mezza maglia alta nella maglia successiva e di nuovo 2 mezze maglie alte nella maglia successiva, nello stesso punto. Una catenella, carico il filo, salto una maglia di base, in quella successiva 2 mezze maglie alte nello stesso punto, una mezza maglia alta, 2 mezze maglie alte nello stesso punto, una mezza maglia alta, 2 mezze maglie alte nello stesso punto, una catenella, salto una maglia di base, 2 mezze maglie alte nello stesso punto, in quella successiva, una mezza maglia alta nello stesso punto e a questo punto un'altra mezza maglia alta, chiudiamo con una maglia bassissima nel primo fatto, quindi abbiamo 1, 2, 3, 4 fori. A questo punto tagliamo il filo e cambiamo colore. Quindi a questo punto mi metto in uno dei fori che abbiamo creato con lo spazio della catenella nel giro precedente, entro, faccio passare il filo, io ho scelto adesso di usare il bianco, e andiamo a fare 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, che ci sostituiscono la prima doppia maglia alta, più una catenella di separazione. Carico il filo 2 volte, entro sempre dentro a quello spazio di prima, mi porto dietro il filo di avviamento, tiro fuori come per fare una maglia alta normale, facciamo passare le prime 2 asole, carico il filo, fai passare le seconde asole, carichi il filo e fai passare le terze asole. Così abbiamo fatto una doppia maglia alta. Una catenella di separazione, carico il filo 2 volte e di nuovo un'altra doppia maglia alta. Tutto dentro lo stesso spazio. A questo punto 2 catenelle per fare l'angolo,
carico il filo di nuovo, sempre dentro lo spazio del foro precedente, devo fare una doppia maglia alta e per 3 volte faccio doppia maglia alta, catenella di separazione, doppia maglia alta, catenella di separazione, doppia maglia alta. E abbiamo creato, vedete, il primo angolo. A questo punto facciamo una catenella e dobbiamo cambiare colore. Quindi faccio il cappietto, io adesso ho scelto questo verde lime, faccio un cappietto al nuovo colore, in questo modo, lo infilo dentro all'uncinetto e tenendo bene il bianco e tenendo bene il verde faccio passare il cappietto dentro. A questo punto tiro un po' tutto finché non mi trovo giusta, ok. A questo punto carico il filo, mi sposto sostanzialmente saltando 4 maglie, quindi 1, 2, 3, 4, ci troviamo nel punto in cui noi avevamo fatto 2 mezze maglie alte nello stesso punto, a metà diciamo del disco. Quindi carico il filo, entro dentro a metà di queste 2 mezze maglie alte, carico come per fare una maglia alta, ma non chiudo solo le prime 2, carico di nuovo come per fare una maglia alta, ma tiro fuori solo le prime 2, carico di nuovo come per fare una maglia alta, ma tiro fuori solo le prime 2, poi carico e chiudo tutto in un unico punto. A questo punto riprendo il bianco del giro precedente, lo carico sull'uncinetto e lo faccio passare. Tiro bene e a questo punto ricomincio facendo una catenella, carico il filo, mi sposto direttamente nel foro successivo e faccio, scusate, carico 2 volte il filo, mi sposto nel foro e faccio di nuovo 3 doppie maglie alte intervallate da una catenella. Una, 2, una catenella, 3. Dopodiché 2 catenelle per separare, per fare l'angolo e di nuovo 3 doppie maglie alte intervallate da una catenella. Quindi 1 catenella, 2 catenella, 3. Facciamo una catenella e dobbiamo di nuovo cambiare colore. Ci prendiamo quindi il filo verde che abbiamo ancora da prima e lo facciamo passare in questo modo. Tiriamo il bianco, carico il filo, conto 1, 2, 3, 4, sono al centro del punto, del punto dove avevo fatto 2 mezze maglie alte in un punto unico e di nuovo per 3 volte carico il filo e tiro fuori solo 2 asole. Dopodiché chiudo tutto in un unico punto. Passo di nuovo al bianco e faccio una catenella. E di nuovo entro, carico 2 volte, entro nel foro successivo e faccio le mie doppie maglie alte intervallate da una catenella. 2 catenella, 3, 2 catenelle per l'angolo, carico il filo 2 volte e di nuovo una catenella,
2, catenella e 3. Faccio l'ultima catenella e di nuovo cambio colore col verde. Carico il filo e lo faccio passare. Carico, conto per 4, 1, 2, 3, 4, sposto dietro il codino di avvio, entro dentro e faccio il mio punto semipunto puff col verde. E ecco qua. Adesso passo di nuovo al bianco, in questo modo. Faccio una catenella, tiro un po' il verde e mi sposto nell'ultimo foro. Faccio, scusate, 2 giri, doppia maglia alta, una catenella, doppia maglia alta, una catenella, doppia maglia alta e continuo in questo modo. Ho fatto l'ultima catenella bianca, vado a chiuderla nella quarta catenella lasciando la quinta libera, che è la nostra di separazione, e faccio una maglia bassissima. A questo punto ho tagliato il filo verde dell'ultimo diciamo spicchio che ho fatto e lo vado a chiudere in questo modo, lo faccio passare dentro così. E praticamente adesso cosa vado a fare? Vado a fare un giro di rifinitura, ok? In cui appunto fermo tutti i fili del passaggio, dei passaggi di colore. Quindi faccio la mia catenella, dentro lo spazio di una catenella di divisione, entro, mi porto sempre dietro i fili e faccio una maglia bassa. Questa maglia qua, entro, mi porto il filo verde, faccio una maglia bassa, nello spazio di divisione entro, faccio una maglia bassa, nella maglia entro e mi faccio la mia maglia bassa. Nell'angolo cosa faccio? Una maglia bassa, 2 catenelle e una maglia bassa, tutti dentro allo stesso punto. Adesso questo filo verde che ho fermato direi che può bastare così e lo tagliamo, così non ci impiccia più. Ok, proseguo quindi facendo la mia maglia bassa, nello spazio della catenella maglia bassa, nella maglia bassa, nello spazio della catenella maglia bassa e qua è l'ultima maglia bassa. Poi abbiamo una catenella, entriamo in questo spazio qua, vedete qua dentro, e facciamo la nostra maglia bassa. Entriamo nella maglia di chiusura dello spicchio colorato verde e facciamo una maglia bassa. Entriamo in questo spazio qua dove vedete che c'è, diciamo, l'angolo di passaggio del colore. Noi dobbiamo entrare, prendere dentro quel filo, portarlo dentro la lavorazione e fare una maglia bassa. In questo modo verrà tirato su, diciamo, dal lavoro e non si vedrà sul davanti. Di nuovo maglia bassa, mi porto dietro il filetto. Insomma, questo è un giro di rifinitura che serve appunto a nascondere tutti i fili del cambio colore. E procediamo con le nostre maglie basse. Adesso anche questo filo verde l'abbiamo lavorato abbastanza, si può tagliare. Questo qua non è questo è quello del cambio colore che non va tagliato. Questo qua invece era l'avviamento e lo possiamo tagliare.
assolutamente quelli di cambio colore non vanno, cioè questi tre qua non vanno tagliati, vanno solo tirati su in modo da nasconderli. Quindi entro, maglia bassa, qua siamo nell'angolo, 2 catenelle e maglia bassa tutto dentro lo stesso spazio. E di nuovo maglia bassa sopra la maglia bassa dentro lo spazio di una catenella, maglia bassa sopra la maglia e così procediamo. Qua ancora abbiamo il cambio colore, quindi entriamo in questo spazio di una catenella, prendiamo da dietro il cambio colore, lo inglobiamo dentro la nostra maglia bassa, in questo modo. Vedete che piano piano, poi aprendo il lavoro, risulta più pulito. Facciamo la maglia bassa anche dentro al punto verde, maglia bassa prendendo il cambio colore dietro e proseguiamo in questo modo. Volendo potete anche tagliare il colore ogni volta che cambiate colore, però essendoci dei cambiamenti di colore così ravvicinati, io di solito li faccio tutti unici, perché comunque con un filo unico, perché comunque continuare a tagliare e a rinnestare colori comunque toglie, diciamo, sicurezza al lavoro. Invece fatto con un filo unico è più resistente, ecco. Quindi procediamo in questo modo per tutto il giro. Vado a chiudere, sono al termine del giro, con una maglia bassissima. A questo punto, molto semplicemente, faremo un giro di chiusura, di rifinitura, con mezze maglie alte. Quindi sopra ogni maglia che trovate sotto fate una mezza maglia alta. Quindi carichi il filo come fare una maglia normale, una maglia alta normale, ma chiudi tutte e tre insieme. In ogni punto fai una mezza maglia alta. Negli angoli faremo una mezza maglia alta, 2 catenelle e una mezza maglia alta, tutti dentro lo stesso angolo, quindi lo stesso spazio. E procediamo così per tutto il giro. Spero che questa mattonella, questa idea vi sia piaciuta. Se sì, fatemelo sapere nei commenti, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per non perdervi neanche un tutorial. Sono piccole azioni che magari a voi non costano nulla, ma per me sono molto importanti perché mi danno la carica per continuare a realizzare contenuti e a continuare con il progetto, ecco. Grazie ancora per essere state con me e ciao!